Intanto magari benvenuti in un altro video dei radiocomandati. Oggi sono da Gianni Modellismo a Roma. Sono rimasto qui ancora qualche giorno dopo la gara nazionale di Expert Classica. Nel frattempo i ragazzi dei Pegasus stanno rimontando la pista. Aspetta che mi inquadro un po' meglio. E io ne ho approfittato per provare la B-Max basata su Super 2 che abbiamo visto insieme nel video precedente. Allora, mi sono accorto di un po' di errori che ho fatto, direte voi non ne hai fatti pochi, e però vabbè, almeno oggi mi sono accorto di un po' di cosette e sembra andare discretamente bene. Nel frattempo vi faccio vedere anche quello che è il layout di pista che ho trovato qui da Gianni Modellismo e che trovate sempre montata. Ci sono sempre almeno due piste, una da classica e una da jump in contemporanea, quindi in base anche alla categoria che volete fare, non male direi. Allora, cosa ho cambiato? Vediamo se riesco a farvelo vedere. Le alette le ho trattate più vicino all'asse anteriore, quindi i damper sono molto vicini alle ruote frontali, come potete vedere. Ho montato il baffo, che va sicuramente pulito, ho fatto una prova col freno, ma ho visto che comunque frenavo veramente troppo, quindi l'anteriore l'ho tolto. E cosa non da poco, per poter montare queste due viti qui, quelle su cui montare i damper, ho messo anche, vediamo se riesco a farvelo vedere, la fibra, uno spacerino. Quindi con lo spacer sostanzialmente la fibra è scesa di 1 millimetro e mi ha ricavato un pochino di spazio per poter far passare questi due viti all'interno della fibra superiore. Questo perché? Perché nella prova che ho fatto prima e che non ho fatto in tempo a filmare, quando diciamo c'era il layout ancora del video precedente in cui i pesi erano passanti solo per il telaio, praticamente la Mini è uscita di pista e ha dato una fortissima botta alla carbon frontale che ha assolutamente resistito, si è leggermente scheggiata, però vi faccio vedere in che condizioni si sono ridotte le viti andando a mettere, vediamo se si vede meglio così, eccola qui, andando a mettere una vite dietro la fibra, quindi nella parte dove c'è solo il telaio. Cosa succedeva? Succedeva che la fibra andava a battere contro la vite e quando ha preso la botta forte l'ha completamente storta. In questo caso qui cosa ho fatto? Avendo ricavato un po' di spazio, come vi dicevo, dalla barra del freno, ho fatto in modo che queste due viti, intanto ho messo le viti nere che dovrebbero essere un pochino più resistenti, le ho messe passanti per la carbon, ho anche inclinato correttamente, ringrazio chi me l'ha fatto notare nei commenti che insomma la controinclinazione non era corretta, adesso l'abbiamo aggiustata, l'ho fatta anche per i damper, questo perché vorrei provare a bloccare la vite anche nella parte sottostante, insomma voglio provare a fare un po' di ragionamenti da questo punto per fare in modo di non perdere in alcun modo i gradi che ho dato appunto con gli inclinatori rossi. Ma ci ragioneremo su quello. Altre cose che abbiamo fatto, allora mi sono accorto che c'era il foro per bloccare il supporto rosso del Super 2 al telaio, quindi per fare in modo che non fosse collegato soltanto con i due gancetti ma anche con una vite al telaio blu, quindi rosso sul blu, e meglio perché prima è saltato via anche quello. Ho dovuto alzare la padella posteriore, quindi la carbon posteriore, ho aumentato l'altezza da terra, diciamo così, e si vede anche, nel senso che il freno sicuramente sta lavorando, come vedete è bello sporco, tagliato proprio da cani, me ne rendo conto, ma durante le prove togli e metti non sto neanche a perdere tempo a tagliarlo bene. Al frontale l'ho tolto perché non si staccava, frenava veramente troppo, me ne rendevo conto. Qui ci sono una serie di sali scendi e sulle salite veramente la macchina quasi si fermava, quindi era veramente troppo bassa, quindi ho lasciato soltanto la fibra all'anteriore come diciamo saponetta, come sistema di freno per rallentare un pochino, e al posteriore ho tenuto la spugna bianca da 2 mm. Allora, intanto che ci siamo facciamo anche quello che nell'RC viene chiamato track walk, quindi vediamo insieme la pista su cui stiamo girando oggi. Allora vabbè, qui c'è lo start, abbiamo una piccola salita qui, la parabolica, ecco questo punto è quello che mi sta mettendo più in difficoltà perché subito dopo la parabolica c'è una salita
e qui effettivamente la macchina, detta proprio in termini tecnici, dà una bella musata, soprattutto quando arriva qui e deve risalire, no? Poi vabbè, curvone, si scende di nuovo e si sale, però c'è un dritto in mezzo, quindi è approcciabile. Curva, poi abbiamo qui ovviamente lo scambio corsia, salita. Qui abbiamo, dopo questo salto, 1, 2, 3 dritti e la curva. Finché non ho regolato i freni finivo dritto nello scatolone, che saltavo veramente troppo lungo, quindi il minimo va frenato e niente, questa è la pista. Nel frattempo qua ci sono i ragazzi dei Pegasus che rimontano la pista di classica. Allora, dunque, che possiamo dire? Il layout funziona. Sicuramente ci sono un po' di modifiche che abbiamo dovuto fare rispetto a quello che avevo pensato a casa, ma ovviamente mi sono anche un po' dovuto adattare alla pista, soprattutto per l'altezza da terra e la regolazione dei freni, quindi quello che diciamo sempre, comunque pile, motori e assetto dei freni sono qualcosa che va tantissimo anche in funzione del layout della pista. Che dire, sono piacevolmente sorpreso perché non è quello che mi aspettavo da questo telaio, nel senso ne avevo già provati altri con posizionamento del motore al posteriore e non mi ero trovato bene, soprattutto nel leggere ciò che succedeva alla Mini. In questo caso mi piace, quindi sicuramente lo continueremo a provare, continueremo a vedere un po' di, così, capirci un po' di più e che altro dire, vedremo come andrà nelle prossime gare. Nel frattempo Federico continua a mettere pezzi di scotch. Scotch come se non ci fosse un domani. Ah sì, piccolo spoiler. La McFrame va rivista un pochino. Oggi l'ho provata, ci sono un po' di viti storte, un po' di cosine che non tornano, quindi ne riparleremo anche di lei. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina e Dio piacendo, alla prossima. Ciao!